Ciao Max! Ciao Daniele. Aspettiamo un po' i nostri follower che sono scaldiamo tanti. un po' i motori. Aspettiamo. Nel frattempo facciamo due chiacchiere da bar. Esatto, Sì, è stata diciamo una 2 giorni oggi sì. intensa. Sì, sei diventato milanese, no? Veramente. Voilà. E allora? Non c'è neanche la nebbia però, no? No, non c'è la nebbia. E non c'è neanche il panettone, pensavo di arrivare qui il panettone. Infatti non l'abbiamo mangiato oggi, per caso. È il panettone. Dopo. Aspetta il panettone. Ci sta. E tac, col spumantone. Esatto. Il brindisi tintinnante. Devo dire che questa via è sempre bella, speciale, via Durini. Via Durini è proprio il centro. È bellissima, centro del design. Emozionante. Sì, Milano è proprio la via del design, district è questo. Siamo nel cuore proprio speciale del design. Un po' la Monte Napoleone del esatto, design, sì. Poi si vede la passione, si vede la voglia di fare bene. Bello, bravi. E in Fiam? Fiam Gentaccia. Gentaccia. No, dai. Adesso aspettiamo. Partiamo, ci dicono dalla regia che possiamo partire. Grazie regia. Allora, un saluto a tutti, grazie per essere connessi con noi. Siamo qui da Salvioni Durini Milano e con me adesso mi sono emozionato ragazzi. Max. C'è Max, Massimiliano Vago, che è un po' il cuore pulsante di questa bellissima realtà, e voglio ringraziare per l'ospitalità e per la professionalità con la quale ci avete accolti. Quindi ti pregherei di introdurre te la tua figura perché sei più bravo di me sicuramente. Grazie, contraccambio i ringraziamenti per tutto quello che avete fatto e per il supporto che ci avete dato per questo evento importante. Io sono Massimiliano Vago, store manager della Salvioni Milano Durini, che fa parte di un gruppo internazionale che è la Salvioni Design Solution. Noi collaboriamo con moltissimi architetti, che sono 300 architetti che collaboriamo assiduamente con noi, e abbiamo anche, facciamo ville in tutto il mondo, appartamenti, ville, dove facciamo sia la progettazione che anche consegna, rilievi e misure, quindi siamo attrezzati in tutto il mondo a consegnare il design italiano e internazionale. Rappresentiamo più di 100 marchi dei grandi brand e soprattutto io li chiamo gli originali, abbiamo solo i primi della lista, tra cui appunto c'è Fiam, e qua c'è l'amministratore delegato Daniele Livi, bravissimo, che è innamorato e ci ha fatto un po' anche innamorare di tutto questo Max, possiamo questo vetro. I top con i top. Esatto, grazie. I top con i top. Grazie a te per aver raccolto questi 4 vetracci che portiamo con grande passione in giro per il mondo. Non è vero, anzi durante le fasi di allestimento, ogni volta che aprivamo tutte queste casse piuttosto pesanti, c'era sempre l'emozione di scoprire, di vedere, di toccare questi vetri, dove appunto ci hanno dato un vetro diverso, non il solito vetro che si vede, ma proprio questo gioiello, che poi soprattutto si vedrà, che la racconterai tu, questo gioiello di questo vetro diamantato con questi giochi di luce che tanti hanno proprio colpito anche nelle fasi di allestimento, si sono soffermati proprio a vedere i tuoi prodotti. Grazie mille. Sai, il Fiam nasce dal genio di mio padre, che negli anni 60 comincia a sperimentare e poi dopo tante sperimentazioni arriva a curvare il vetro, prima per conto terzi e poi in qualche maniera lo fa diventare protagonista. La nostra icona è la poltrona Ghost, disegnata da Cini Boeri, che è venuta a mancare quest'anno e va un pensiero a lei, ma dall'evoluzione, dal vetro curvato semplice, siamo arrivati a introdurre una serie di brevetti. E il vetro, noi ci fregiamo di essere il pensiero laterale del vetro. Cosa vuol dire? Che mentre tutti lo guardano come un pezzo rigido, fisico, noi lo pensiamo come quello che è la sua natura, che è un liquido, e quindi lo ragioniamo anche come liquido. Nei vari passaggi in questi ultimi anni che hanno fatto diventare il vetro quindi materico, addirittura abbiamo un brevetto che si chiama DV Glass, che ci permette di andare a riutilizzare il 90% dello solido di vetro, realizzando noi prodotti di altissimo di gamma
siamo arrivati ad ad altre tecnologie di cui diciamo Marcel Wanders Studio è arrivato a proporci e quindi a studiare un progetto molto particolare che è la collezione Eco. Ma qui in qualche maniera mi fermerei, perché dovrebbe entrare con noi un ospite d'onore ed eccezione, che è tra l'altro un amico che ha saputo interpretare. Ma poi sono sfide in qualche maniera, no? Certo. Sono sfide in cui ti dicono: ma questa cosa si può fare? E lì per lì ti avrebbe voglia di dire di no. No? Perché quella matita è facile disegnare. La matita è tutto facile, poi si cerca sempre di togliere, e togliere non è difficile. Soprattutto agli arriva quella empatia e che toglie quella cosa di io sono qua e tu sei là, quindi sei tutto uno. Quindi ma vedo che Gabriele si sta connettendo e la guest star. Ciao Gabriele! Ciao Daniele, ciao Max! Sì. Ciao! Come state? Sei più bello di noi, non vale? Ma insomma, guardate, qui c'ho la cuginetta olandese della vetrina che avete anche voi lì. Però devo dire... l'abbiamo anche noi quella vetrina lì. Sì, abbiamo fatto una copia anche per noi. Esatto, sono contentissimo. Mi sento un po', è nostra, diciamo, è figlio di Fiam e di Marcel Wanders Studio, quindi diciamo che questa è la cugina, lei è la sorella, insomma, siamo tutti in famiglia, diciamo. Esatto, allargata. Allora, cosa ci racconti di questa sfida? Ragazzi, sono contentissimo di essere a Milano di nuovo, mi fate sentire di nuovo di essere nel vibe milanese del design, quindi sono molto molto contento di questa iniziativa, della mostra, del progetto e sicuramente anche di questa opportunità. Grazie. Ci mancate. Senti, dicevamo che è sempre una sfida vinta a quattro mani, no? All'inizio uno dalla parte di Fiam viene voglia di dire: ma cosa difficile arrivare a quello che state progettando. Poi alla fine la tocchi, la vedi e comincia a prendere corpo. Come l'avete vissuta? Allora, la nostra relazione con Fiam è già da qualche anno che lavoriamo, abbiamo iniziato ovviamente con gli specchi, che era un po' il cavallo di battaglia. E devo dire che ovviamente per noi è stata una scoperta del lavorare il vetro in una maniera unica che solo Fiam sa fare, sa gestire. Ogni materiale ha un suo linguaggio e per lavorare, per fare progetti bisogna capire quel linguaggio, quindi bisogna imparare un sacco di cose, capire come la stagionalità e come Fiam elabora il vetro, che è una cosa estremamente speciale. Bisogna impararlo come un linguaggio per poter progettare, e per noi è stata un'avventura magnifica, perché comunque, come dicevo, il vetro si lavora in diversi modi, ma come lo lavora Fiam, come lo trasforma, come lo rende malleabile in un certo senso, è stata un'esperienza incredibile. Ovviamente il processo è, come dicevi Daniele, sperimentare, come diceva tuo padre, è la chiave di quello che si riesce a fare poi nel progetto, perché il vetro si lavora, ma non si ha mai... chiavi anche Gabriele Chiave, no? Cioè, la chiave sei tu. Esatto. Meglio di così, Scusate se è interrotta la comunicazione, mi sentite? Sì, adesso sì, prima non ti sentivamo. Scusate. E dicevo, il fatto di fare un progetto con Fiam è proprio la sperimentazione del materiale, bisogna fare delle prove, bisogna capire come reagisce il materiale, che effetto ha il vetro con la luce, con le ombre, con le riflessioni, quindi si scopre mano a mano che si sperimenta, ed è la bellezza anche del lavoro un po' artigianale, un po' sul vetro che facciamo con Fiam. Poi ovviamente il progetto nasce a quattro mani, perché questa sperimentazione che si fa insieme fa sì che il progetto viene definito da entrambe le parti e come si diceva prima, è la nostra figlia, perché entrambi riconosciamo il DNA del nostro studio, ma soprattutto anche di Fiam, che insieme creano qualcosa di speciale, di unico. Poi questa vetrina, noi abbiamo lavorato con gli specchi, ma ogni progetto che facciamo cerchiamo di innovare come creare una situazione e un effetto diverso. In questo caso
la vetrina Fiam che, come dicevi, volevamo proprio ridare vita e liquidità e sinuosità al vetro, perché è la cosa che rende il vetro speciale. E soprattutto con la luce, quando ci si sposta e si vede questa vetrina, adesso la vedete fissa, spostandosi la vetrina prende vita, riprende vita perché la luce, il vetro, le riflessioni e anche le riflessioni sul muro poi rendono magico l'oggetto, ridanno vita al vetro, sinuosità e romanticità in un certo senso. Hai ragione, penso che possa rappresentare bene la passione che noi in FIA abbiamo ritrovato in voi, devo dire, e ritrovo qui in Salvioni. Devo dire che parlando con Max, che rappresenta la Salvioni, è come essersi ritrovati a casa. Secondo me in questo, ecco, forse mi sento fortunato, ne avete incontrato voi, ne avete incontrato un partner come Salvioni. Tra l'altro, stando qua, viviamo nella magia di quanto avete progettato per noi presso Salvioni. Cosa è vero, soprattutto anche la vetrina, sembra proprio una vetrina di alta moda, no? Sì. Sembra il gioiello, questa vetrina messa dove l'avete posizionata, che poi racconterai tu, che hai fatto veramente un gioiello, no? È vero. Una cosa di grande prestigio. Che ci ha emozionato. Ieri eravamo davanti alla vetrina come, non so, estasiati. Quindi ci piacerebbe che ci parlassi anche di questo allestimento, che è veramente molto emozionale. E poi lo diremo, ma invitiamo tutti a venire perché fino alla fine di febbraio sarà presente, sarà possibile ammirarlo. Il bello è proprio l'atmosfera e anche toccare il vetro con queste finiture, e vederle dal vivo è rendono ancora di più. Ti arresteranno perché tocchi troppo il vetro. Tocchi troppo il vetro, sì. Speriamo che adesso divendigliene qualcuna, no? Va bene, stanno andando anche non proprio male, direi. Però, me l'ha detto, assolutamente. Per noi è stato anche un onore tornare a Milano nel contesto di Via Durini e da Salvioni, che comunque è un punto di riferimento per il complemento d'arredo all'arredo di un certo livello, quindi vi ringraziamo anche molto per questa opportunità. L'installazione, questo oggetto quando si vede dal vero è molto magico, è molto caloroso, e quindi secondo noi è stata un'opportunità anche per portare uno spirito, adesso per il periodo natalizio ma anche dopo, uno spirito un po' di calore, di positività, di allegria, di freschezza, perché è un progetto che comunque l'installazione in sé racchiude un po' questo spirito di felicità, di brillantezza, di sparkling, di momenti felici e brillanti, e soprattutto per noi è stato un momento anche di tornare a Milano per sicuramente dare un po' una spinta un po' sì, di positività per la creatività di Milano, per la creatività internazionale, per il design che non si ferma, non rimaniamo fermi, e sicuramente, a parte illuminare Via Durini con la vetrina e con le nostre vetrine, anche un po' per scaldare il cuore delle persone in questo periodo abbastanza difficile. Belle parole. Hai ragione, bravissimo. Questo ti fa onore, perché penso che questo sia un momento in cui abbiamo bisogno tutti delle parole che hai usato, e penso che lo stesso progetto che siamo qui a rappresentare, non perché Fiam, ma mette gioia, dà gioia per la sua sinuosità, per la sua luminosità, e quindi anche, poi voglio dire, questa è una prima tappa, no? Diciamo che abbiamo fatto il giro di riscaldamento, no? Poi ti aspettiamo qua. Qua hai capito, tra il panettone e il bere, poi dopo quando scattiamo a gennaio ci sarà qualcosa di più concreto, capito? Non si potranno fermare solo al panettone. Le bottiglie saranno quelle buone, no? Sei partito tu. Hai portato io? Sì. Io vengo in visita e basta. Comunque no, bravo, basta che vieni qua da noi. Te Gabriele, porta i bicchieri, va là, che sennò questi non ci fanno neanche bere. Esatto. Adesso vai. L'ultima cosa anche del contesto installazione, che secondo me anche è carina come studio, Marcel,
e lo studio lavora molto con l'Italia, lavora molto con Milano. Abbiamo voluto anche aggiungere un po' l'aspetto un po' olandese nell'installazione con Fiam, e quindi troverete anche dei pezzi di Moi, colorati, dei nuovi prodotti simpatici, e soprattutto da parte dello studio, come diciamo segnale con Fiam, però anche Salvioni, abbiamo mandato un po' anche di oggetti limitati che si trovano solo in studio. Ci sono delle One Meter Sculpture di Marcel fatte a mano, c'è il libro del Rijksmuseum, che è un libro molto speciale sulle gallerie, la galleria d'onore del Rijksmuseum. Quindi c'è un po' un tocco d'arte, un tocco di Parli di questo, vero? Questo è il libro del Rijksmuseum Book, è un libro che abbiamo fatto pubblicato noi, che è sulla galleria d'onore dei pittori del Rijksmuseum, quindi Vermeer e tutti i pittori, visti in una chiave contemporanea, molto interessante. Comunque, a parte questo, è un'installazione che parla di creatività, di artigianato, di arte, di limited edition, e tutto si sposa in maniera molto, molto coesiva e coordinata. Quindi spero io di venire a più presto a vederla, e vi invito sicuramente tutti almeno a passare davanti e avere un attimo di magia negli occhi e nel cuore. Guarda, io penso che l'ospitalità qui, non dovrei dirlo io, ma l'ospitalità in Salvioni penso che è una regola d'oro, che ti senti proprio avvolgere dall'ospitalità, e quello che posso dire è che, come dicevo prima, è un primo step. Abbiamo pensato anche ad altre cose per far vivere questo progetto qui in Via Durini, insieme a Salvioni, che anche loro hanno la loro creatività, devo dire. Abbiamo fatto un bel gioco di squadra, dai. Dopo c'è stato la ciliegina sulla torta, che è stato anche lo studio, insomma, che ha messo insieme tutte le idee, insomma, e poi il risultato è qua da vedere. Il fatto che molto tu bello. sei qui con noi virtualmente ci riempie di orgoglio e soprattutto di positività. Certo. Ti ringraziamo anche per il messaggio di positività che hai dato, sia con l'allestimento sia con questo incontro virtuale. Max? Grazie a voi. E poi ti ringrazio perché mi hai fatto conoscere Max e il suo staff. Grazie. È uno tsunami quest'uomo, non lo fermi. Sì, lo so. No, 2 giorni, ma devi legarlo. Ma ci vuole energia, spirito, Al forza, DNA del visione. papà, sì, assolutamente. No, Di molto Gabriele, contento. tra noi, Grazie. praticamente, tra creativi, insomma, non ci annoiamo. No, assolutamente. E ci saranno anche molte altre sorprese che arriveranno presto, Marcel van der Fiam, di cui non possiamo dire niente ancora, però Direi niente perché ci sono le spie. non ho detto nulla io, non ho detto nulla. Non ci si ferma, si va avanti e si crea. Dopo si creano campionatura gratuita, Esatto. No, bene. E grazie mille, Bene. perché mi sento un po' a Milano. Ci mancate, manca Milano, e ci vediamo presto. E ci vediamo presto e auguri. Insieme. Porta i bicchieri, mi raccomando. Io porto solo quelli. Ciao Gabriele, auguroni, buone festività, buon Natale, a presto. Buon Natale a tutti. Sì. Grazie. Ciao. Max, grazie Grazie che hai fatto qua con noi. Non ci si può toccare, ma ci tocchiamo, poi dopo ci iniziamo. Esatto. Grazie mille e di tutto quello che hai fatto per noi. Ed è un inizio di una grande collaborazione. Forza e coraggio. Grazie. Grazie. Arrivederci a tutti. Ciao. Ciao.